Ciao, oggi vorrei parlarti degli attacchi di panico, una patologia abbastanza diffusa che ha dei risvolti veramente invalidanti. Infatti, se ne soffri, vedrai restringersi via via il numero delle esperienze possibili o necessarie e quindi le attività che potrai svolgere nella tua vita quotidiana potrebbero diminuire progressivamente. Sono Patrizia Pietropaolo, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Dunque, cosa è un attacco di panico? Innanzitutto, è un episodio che avviene all'improvviso e che determina nella persona una forte paura che è accompagnata a reazioni fisiche molto intense. Ovviamente la causa scatenante non è un pericolo reale, perché se il pericolo fosse reale, avere una reazione di intensa paura con sensazioni fisiche sarebbe una risposta fisiologica ed adeguata. Invece, purtroppo, in alcuni casi è possibile provare un attacco di panico mentre si guida in autostrada, su un ponte, in un tunnel, in una piazza, in un supermercato, in un pub affollato, per esempio, e così via. Va anche detto però che ci sono persone che magari nella vita sperimentano uno o due episodi, in genere in periodi particolarmente stressanti, e poi il problema però scompare da solo, fortunatamente. Ma a fronte di queste, ci sono persone che sperimentano attacchi di panico ricorrenti e che quindi necessitano di un trattamento per recuperare una vita normale ed equilibrata. Devi sapere che gli attacchi di panico non sono tutti uguali, ma in genere il picco della sintomatologia si raggiunge in pochi minuti e di solito sono presenti segni e sintomi diversi, come il battito che accelera, il tremore, la sudorazione, il respiro che manca, la nausea, le vertigini, il sentirsi come storditi, dolore al petto, oltre alla sensazione di pericolo e anche di morte imminente. Una volta passato l'attacco, ci si sente spesso stanchi e spossati, ma quello che è peggio è che spesso subentra il panico del panico. Avendo infatti vissuto un'esperienza negativa come quello dell'attacco di panico, si ha ovviamente paura che possa ripresentarsi, per cui si mettono in atto tutta una serie di strategie di evitamento per evitare appunto che l'evento si ripeta e questo peggiorerà la situazione. Ma vediamo. Soffri di attacchi di panico e vorresti superare il problema? Purtroppo riuscirci da solo in questo caso non è affatto facile e delle volte non è facile neanche per uno psicoterapeuta, se non è veramente esperto, distinguere un attacco di panico da un forte attacco di ansia, nonostante siano addirittura due entità diverse, quindi che richiedono trattamenti diversi e non bisogna ovviamente sbagliare la diagnosi. Per cui potresti credere anche tu di soffrire di attacchi di panico, mentre quelli che manifesti sono attacchi d'ansia. Ma cosa puoi fare allora se arriva un attacco di panico? Innanzitutto impara a riconoscerlo. Questo ti aiuterà a lasciarlo andare, soprattutto se riesci ad acquisire la consapevolezza del fatto che si tratta solo di un sintomo. Non è questo il problema, è ciò che sostiene questo sintomo il problema ed è una difficoltà tua che sta alla base ed è proprio questa difficoltà che devi superare. Imparare delle tecniche di rilassamento poi ti sarà veramente utile perché potrai applicarle per superare l'attacco. La respirazione diaframmatica profonda e il concentrarti sulle tue sensazioni durante l'esercizio ti potrebbero essere di sicuro aiuto. La terapia cognitivo-comportamentale che applico nella mia pratica clinica è riconosciuta come una delle migliori terapie nel trattamento degli attacchi di panico, con un indice di successo dell'80%, grazie a tecniche diverse che possono essere applicate per superare questo disturbo. Innanzitutto la ristrutturazione cognitiva, sì, sempre lei, in modo che tu possa riconoscere sia le evidenze che negano le tue aspettative, spesso catastrofiche, per esempio sto per morire, mi viene un infarto, sia riconoscere le tue convinzioni disadattive e non funzionali per modificarle,
o in altre parole per ristrutturare i pensieri disfunzionali che hai e che generano il problema alla base del disturbo. Poi, tra le varie tecniche che si possono usare, una che dà ottimi risultati e che io utilizzo molto spesso è il flooding o esposizione in vivo. Con questa tecnica, dopo che ti avrò insegnato il rilassamento e dopo che sarai stato preparato a livello cognitivo, sarai esposto, non gradualmente in questo caso, allo stimolo che di solito ti genera l'attacco. In effetti è una metodologia che si avvale dei principi del condizionamento. La persona ha imparato ad associare allo stimolo la paura e mediante il trattamento sostituisce il rilassamento o almeno la neutralità alla paura stessa. Abbiamo quindi due passaggi. L'esposizione, cioè essere posti davanti a ciò che si teme in maniera immediata ed inevitabile. L'estinzione, che permette di associare a ciò che si teme un qualcosa che invece è rilassante o almeno neutro. È proprio nell'applicazione pratica del flooding che si evidenzia quanto possa essere utile la psicoterapia online. Infatti, dopo opportuno training cognitivo, durante una delle nostre sedute online, proprio così, io sarò in grado di accompagnarti in tutte quelle situazioni o luoghi che possono scatenarti un attacco di panico. In pratica, durante la nostra seduta, ascolterai la mia voce mentre ti do indicazioni e ti pongo delle domande particolari, così che andremo in effetti insieme in quei luoghi o situazioni dove sappiamo che può scatenarsi l'attacco di panico. Insomma, è proprio come avere il tuo psicoterapeuta con te quando più ne hai bisogno. Oltretutto, in questo modo, l'applicazione della tecnica diventa assolutamente efficace, perché io so esattamente come gestire quel preciso momento, sì, proprio quello lì, grazie alla mia esperienza clinica. Ma cosa puoi fare se invece di essere tu ad avere l'attacco di panico ti trovi di fronte ad una persona che sta avendo l'attacco? Come puoi aiutarla? Innanzitutto, mantieni tu stesso la calma e ascolta la persona che sta avendo l'attacco. Non cercare di forzare a fare qualcosa come bere il classico bicchiere d'acqua. Non è detto che quello che tu pensi sia di aiuto lo sia veramente. Distrai invece la persona parlandole magari di cose che possono essere genericamente piacevoli o indirizzando la sua attenzione su particolari presenti nell'ambiente che vi circonda. Poi, usando un tono di voce calmo ma anche fermo, fai delle domande in modo da instaurare un qualche contatto con questa persona. Evita assolutamente frasi come stai calmo, smetti a non pensarci o controllati, perché se la persona potesse stare calma non avrebbe ovviamente un attacco di panico. Molto meglio frasi del tipo come posso aiutarti oppure come stai adesso, cosa stai provando in questo momento, in modo che la persona possa trovare un suo orientamento ed ancoraggio al momento presente. Se l'attacco avviene poi in un luogo affollato e quindi anche molto rumoroso, cerca se possibile di far spostare la persona in un luogo più tranquillo e di farla mettere in una posizione per lei comoda. E poi mettiti calmo anche tu e aspetta, perché la cosa positiva da non dimenticare assolutamente mai è che gli attacchi di panico, così come compaiono spontaneamente, altrettanto spontaneamente finiscono. Ciao, a presto!